Ciao belli, come state? Prima di avventurarci nell'ultimo episodio di Felesin e la dimora fantasma, che tratta dal capitolo 15 al 24, vi invito caldamente a prendere un bel respiro. Quando avremo finito qui potrete visitare il mio Linktree in descrizione, dove trovate il profilo Goodreads per raggiungermi come amico e vedere cosa sto leggendo, la mia lista desideri per farmi un regalone a forma di libro, la pagina Ko-fi se volete sostenere il canale, anzi ringrazio chi mi ha già fatto qualche piccola ma importantissima donazione. Grazie mille. Inoltre sempre lì trovate ogni mio profilo social, quindi prendetene e guardatene tutti. Questo è il podcast Malazan dei Caduti. Felesin discute con Eobric facendogli un semplice ragionamento. L'imperatrice dovrà rispondere alla ribellione di Sheik con un esercito che sarà guidato da niente poco di meno che Tavor Paran, l'aggiunto. Ecco perché Felesin deve assumere il ruolo di prescelta della dea del vortice, per vendetta. Il povero ex sacerdote di Fener a questo punto pensa di svignarsela, forse pensa di essere troppo vecchio per questi giochetti, eppure Felesin lo tiene vicino dicendogli «Avrò bisogno di te». Eobric rappresenta ormai un punto di riferimento fondamentale per la ragazza, simbolo di esperienza ma soprattutto voce della coscienza. Il gruppo formato da loro due, Leoman e il Toblakai, si avvia verso l'oasi dove è stanziato l'esercito dell'Apocalisse. L'autore nel corso di diversi capitoli mostra l'avanzata nel deserto del gruppetto e le scaramucce che ne derivano. Toblakai ha una voglia pazzesca di uccidere Eobric per farlo tacere per sempre. Leoman non si fida di Felesin e quest'ultima non vuole assolutamente toccare il libro sacro di Drina, anzi si mette a profetizzare sui suoi compagni. Che il potere della dea l'abbia raggiunta senza aprire il libro? A un certo punto, tanto per fare un po' di casino, la ragazza invita il mezzo gigante a uccidere lo storico. Toblakai cala la sua lama sul vecchio, ma questi riesce a fermarla e a scaraventare lontano l'assalitore. E questo grazie al potere di Fener ancora presente in lui e nelle sue mani. Arrivati vicino all'oasi, Sheik Rinata indossa gli abiti e i gioielli di quella vecchia per guadagnarsi la fiducia dell'esercito che l'attende, ma soprattutto dei 3 grandi maghi. Una volta là, viene avvicinata da numerosi bambini orfani e la gente comincia a riconoscerla, soprattutto per la presenza delle sue 2 guardie del corpo. Sale su una sporgenza e parla al suo nuovo popolo, compresi i 3 potenti maghi. La dea dell'Apocalisse abbraccia la ragazza con il suo potere e le dona finalmente la conoscenza di cui aveva bisogno. Per esempio viene a sapere che il mago Bidithal ha violentato pesantemente la vecchia Sheik, eppure le serve e deve tenerselo buono. Febril invece ha tentato di avvelenarla e è scappato una volta di fronte a Dassem Ultor. Lorik invece è tanto misterioso quanto apparentemente fedele. Ecco che leggere nelle menti di questi potenti uomini permette alla giovane Paran di sottometterli al loro comando, esattamente come tutto il resto dell'esercito. La colonna di sabbia del vortice viene sollevata nel cielo. L'obiettivo è quello di raggiungere i nemici Malazan che ancora resistono alla ribellione sul continente. È ora di mettersi in marcia. Eobric cerca di capire come e quando la dea sia impossessata di Felesin, ma lei non ha risposte da dargli, o meglio, non è stato deciso da nessuno. È stato il suo percorso a portarla dove è ora, e Drina non poteva immaginarlo. Sheik è convinta di dover raggiungere Aren al più presto, in modo da poter affrontare Tavor e il suo esercito appena arrivato in città. Sicura di poter battere la sorella facendole una bella sorpresona. Sheik non è una vecchia strega del deserto, ma è proprio sua sorella minore. Per arrivare a destinazione useranno il vortice, che non è solo un muro di sabbia, ma è anche un vero e proprio canale. Purtroppo però Corbolodom ha già massacrato i 10.000 Malazan sulla via per Aren. In un batter d'occhio l'esercito dell'Apocalisse arriva a sud.
esattamente alla piana davanti alla città. La giovane Paranna avverte un ricordo di cui si pente tremendamente. Un litigio tra sorelle in cui lei, piccola e ferita, accusa Tavor dell'omicidio dei genitori. Felisin comunica a Evorik di aver dato il proprio nome all'orfana che ha adottato, spezzando così il cuore dell'ex sacerdote. Per lui questo significa che Felisin ha abbandonato ogni residuo di fanciullezza, ogni briciola di ciò che è stata in passato, con la speranza che la nuova Felisin possa godere di un'infanzia migliore della sua. Corbolo Dom mostra a Shaik la sua opera di distruzione con orgoglio, ma tutti quanti sono orripilati. Il fatto che Tavor troverà 10.000 soldati che non hanno mai combattuto, morti crocifissi senza pietà, cambia tutto. Felisin decide di riunire le forze di Corbolo alle sue e di tornare a Raraku in modo da attendere la sorella su un terreno che le dia maggior vantaggio. Concludiamo questa scena importantissima. Evorik si trova proprio sotto l'albero di Duiker. L'ex sacerdote di Fener però è completamente cieco e non può riconoscere il collega storico pur sentendo che c'è qualcosa di gigantesco che gli sta sfuggendo. Chiede chi sia colui che è crocifisso lì, ma ovviamente il Gistal non gli dice la verità. Non dimentichiamo che se Felisin e Evorik sono vivi, sono lì, vivi e vegeti, lo devono al vecchio storico. Signore e signori, anche questo filone giunge al termine. Spero vi sia piaciuto. Se così fosse, non esitate a iscrivervi al canale. Scrivetemi nei commenti la parte che più vi è piaciuta e quella che vi è piaciuta di meno. Grazie per la compagnia. Alla prossima. Ciao gente.